Abbiamo già parlato dell'importanza del potere decisionale, non solo della sua importanza, ma del potere, dell'enorme potere che ha il momento in cui noi decidiamo di prendere una decisione. E non solo il momento è fondamentale, ma la capacità che noi abbiamo di prendere una decisione. Quando decidiamo qualcosa, allora tutta una serie di situazioni evolvono, cambiano e cambiano a nostro favore. Ricorderete, no? Ne abbiamo già parlato nei primi video del ciclo Lo scalpello. L'importanza di distinguere bene il concetto del mi piacerebbe fare qualcosa, mi piacerebbe ballare in un determinato modo, e invece il dire decido di ballare in un determinato modo. L'importanza della decisione fa sì che noi andiamo a mettere in atto tutta una serie di azioni fondamentali, nel nostro caso, per ottenere una determinata qualità di ballo. Bene, abbiamo visto anche nelle scorse settimane quanto sia importante focalizzarsi sul fatto che la tecnica ci porta a essere liberi, ci porta a poter decidere come interpretare la musica. Chiaramente nel momento in cui quella tecnica viene metabolizzata, chiaramente nel momento in cui tutte quelle che inizialmente sono, passatemi il termine, no? Sentite come dei piccoli ostacoli, quasi delle forzature, ecco, nel momento in cui quella parte viene metabolizzata e riesco a padroneggiarla, a dominarla, in quel momento io posso passare a una fase successiva. Posso entrare nella fase in cui il mio pensiero si sposta, la mia mente si sposta, non si concentra più esclusivamente su aspetti tecnici, ma su aspetti interpretativi, sul mio stare nella musica, sul come quella tecnica o un'altra tecnica possono permettermi di esprimermi al meglio. Ecco, vedete che in questo momento Igor mi sta dicendo: no, ma scusa, ho regolato i microfoni talmente bene e tu mi vai a fare questi cali di voce. Mi raccomando, scrivete anche a lui e ditegli di perdonarmi, perché è molto severo con me su queste cose. Andiamo avanti, ritorniamo alla decisione. Ritorniamo alla decisione che noi prendiamo di ballare la sequenza in una determinata maniera, con una determinata qualità. Ritorniamo a quella decisione che fa sì che anche da un punto di vista fisico prendiamo un impegno con noi stessi. Prendiamo l'impegno di cercare consapevolezza nel gesto. Prendiamo l'impegno di darci valore. Prendiamo l'impegno di smettere eventualmente, se ci sono state, con narrazioni che ci dicono cose non utili, non sono abbastanza brava o non sono abbastanza bravo, via, e ci diamo valore. Decidiamo di dare a noi stessi valore, ci diamo valore, diamo a noi stessi la possibilità di far sì che il nostro potenziale emerga. Bene, affinché questo accada, io devo creare fin da subito quella fisiologia di cui abbiamo parlato nel video 1 e nel video 2. Quindi ricordate quello che ci siamo detti tante volte: nel momento in cui stiamo parlando siamo già quella persona lì, quella persona che nel momento in cui adesso studierà insieme a me quel passo assume quel tipo di atteggiamento. La stessa cosa che voi potete andare a vedere nel video premiere. Se voi andate a cercarvi il video premiere sul canale, il video in cui la mia ospite era la meravigliosa Giuseli Gomero, avrete visto che parlavo di come, per esempio nel caso di chi fa danza sportiva, si entra in pista. E parlavamo, abbiamo proprio sottolineato, no, l'importanza di entrare nel ballo prima ancora che la gara inizi, addirittura prima ancora di entrare in pista. E noi nel momento in cui studiamo insieme adesso questa sequenza, dobbiamo assumere immediatamente quell'atteggiamento. Se quello che andate a cercare è capire quali sono i passi che ho fatto con la musica prima, non è il canale giusto. Non ci interessano i passi, ma voi non siete quelle persone lì. A voi il passo interessa come struttura,
interessa anche a me, altrimenti non ve lo mostrerei. Ma vi interessa interpretare il passo, vi interessa capire la dinamica coreografica, perché è fondamentale capirla per eseguirla insieme, è la cornice, no, del nostro quadro. E poi io dentro voglio che tu dipinga da solo, da sola. Voglio però che affinché tu possa prendere quei pennelli in mano, tu abbia immediatamente percezione del fatto che devi avere atteggiamento, che devi avere fisiologia, che ti devi focalizzare sulla tua postura. Passi. Parto dalle mie dame, oggi parto dalle dame. È successo solamente in un altro video, credo, forse nel video 13 credo di essere partita dalle dame. Generalmente parto sempre dai cavalieri. Oggi parto dalle mie meravigliose dame. Perché? Perché vorrei che durante questa sequenza ci focalizzassimo anche su un aspetto di cui non ho ancora parlato tantissimo, che è lo scarico del peso del busto sulla gamba, che è quello che ci consente di utilizzare, no, movimento del fianco nel momento in cui balliamo salsa. Una delle cose, una delle, come posso dire, delle leggende metropolitane che contraddistinguono la danza caraibica è tutta quella idea che sia fondamentale muoversi tanto, possibilmente, ecco, diciamo ancheggiare, per essere il più fine possibile, ancheggiare moltissimo, no? Ecco, magari con coordinate da tutta una serie di piume, paillette, cose del genere. Bene, non che ci sia qualcosa di male nell'ancheggiare con le piume, anzi, se io sono poi una di quelle persone che ritiene che se non fai del male a nessun altro e sei felice in quel modo, secondo me la cosa più importante da fare a quel punto è ancheggiare con le piume. Okay? Posto questo, se torniamo a noi, a Dance Mental Coaching e alla sequenza che vi ho proposto, il mio obiettivo adesso è quello di riuscire a creare una postura, un'impostazione che poi voi deciderete se adottare o meno, ma che dovete conoscere, che è importante che conosciate, che è quella per cui noi dame generalmente sicuramente abbiamo un movimento del fianco, un movimento del bacino, e quel movimento del bacino è legato al fatto che utilizziamo tendenzialmente un'impostazione nel momento in cui abbiamo il peso scaricato su una gamba dove tutto il piede è a terra. Sottolineo, peso scaricato su una gamba dove tutto il piede è a terra. Quindi non mi riferisco certamente a quei passi dove è previsto per esempio un utilizzo solo dell'avampiede, perché in quel caso non è la medesima la tecnica che utilizzo. Tutto il piede per terra, il peso del busto, sappiamo benissimo come tenerlo, scarica sulla gamba che tiene il peso, ok? Supponiamo di essere sulla gamba sinistra, vedete? Scarico il peso del busto sulla gamba, in quel caso notate che il mio fianco finisce leggermente in fuori. Vado su quel peso completamente sulla mia gamba destra. Scarico il peso del busto sulla gamba destra, il mio fianco finisce leggermente in fuori. Bene. Questo movimento è quello che molto spesso quando andiamo a eseguire passi base, appoggi, variazioni, è quello che fa sì che ci sia un movimento del fianco. Quindi intanto questo è un esercizio da fare, indipendentemente dalla sequenza. Lo vedrete per esempio nei video dedicate, cioè, ci sarà una sezione, io vi parlo sempre di sezioni, è chiaro che noi vi pubblichiamo un video a settimana e quindi sono talmente tanti gli argomenti e i video e le sezioni che troverete sono divise per argomenti. Quando mi sentite parlare di queste sezioni, adesso siamo nella sezione lo scalpello. Ci sarà una sezione dedicata ai basici, ai fondamentali, ok? In quella sezione troverete proprio tutti questi movimenti spiegati nel dettaglio con i relativi esercizi da fare. Ma per intanto, proprio per prepararci a quello che accadrà prossimamente, intanto questo esercizio da fare è da fare tutte le volte che potete, cioè riuscire ogni volta a sentire la differenza tra un busto che schiaccia e un busto che si sostiene. Lo potete fare per esempio alla fine di una vuelta, terminate la vuelta,
tutto il piede sinistro è a terra, scarico bene il peso del busto sulla mia gamba, ballo la vuelta classica, termino, scarico il peso del busto, scarico sull'altra gamba, proprio per avere percezione, consapevolezza di come utilizzare quel movimento. Ma adesso andiamo alla nostra sequenza, ok? Per non spostarci troppo. Dicevo, partiamo dalle dame e la contiamo sul tempo 1. Ballando il basico faremo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avvicinate il piede destro. 1, senza portare il peso. 1. Al DOS andate a portare tutto il peso invece sulla destra, piegando leggermente la gamba. DOS. Vi spingete via e di nuovo con la destra andate a incrociare in avanti. Quindi abbiamo fatto lavoro con la destra all'1, lavoro con la destra al DOS, lavoro con la destra al 3. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le interpretazioni sono molteplici. Ok? Ma quelle avremo modo poi di vederlo nella sezione sulle interpretazioni. In questo caso diciamo la modalità più classica, ecco, 1, 2, 3. L'avrete visto tante volte, no? 1, 2, 1, 2, 3. Oppure 1 appoggio 3, 1 allungo 3, 1 gomiti 3. Sono tante le modalità, no? Che possiamo andare a utilizzare, oppure quelle con i movimenti della testa, 3. Per ora, 1 appoggio al DOS, 3. Mi collego all'argomento del video, se non sbaglio, numero 7. Il giro a destra eseguito col perno. 5, 6 perno, 7. Se non ricordi la tecnica, video numero 7, ok? 5, 6, 7. Arrivo e riparto con la mia gamba destra ballando un semplice basico laterale. 1, 2, 3. Lo rifacciamo fino a qua insieme. Balliamo. E 1, 2, 3. Variazione, pronte, via. 1, 2, 3. Esco 5, se volete la carissia, 6, 7, mi balli il laterale, 1, 2, 3. Usciamo con la variazione fatta prima con la destra sulla gamba sinistra. 5 puntiamo, al 6 appoggiamo e nel numero 7 ritorniamo indietro. Oppure 5, 6 col tacco, 7. Scegliete voi. Nel numero 7 ci troviamo in questa posizione diagonale. Vado ad avvicinare l'1. Al DOS mi spingo piccolina in avanti, mantenendo sempre il piede dritto. 3. Vedi che nel numero 3 recupero la frontalità. 5, 6, 7. Ora, nel momento in cui mi balli quel 3, se vuoi, puoi avvicinare e cacciare via l'altra gamba, che si solleva per andare a portarsi in avanti. Se vuoi puoi fare anche una sorta di rondine avanti. A me non piace moltissimo, però ci sono ballerine meravigliose che lo eseguono. Scegli tu ovviamente. A me piace molto la forma dello scaccio via la gamba, allungandola e portandomi in avanti. Le braccia possono fare le cose più disparate, oppure utilizzare un movimento semplice di sollevamento di entrambe le braccia piegate. Mi piacerebbe che le braccia venissero utilizzate in modo coordinato rispetto al passo, cioè a seconda di quello che voi sentite. Un'altra modalità molto utilizzata, per esempio, è l'allungamento verso l'alto del braccio, è anche molto bella, effettivamente. A me piace un pochino questa modalità più, contenuta, no? Trattenuta con le braccia. Però è anche vero che sono sequenze che io tendo a ballare su musiche molto molto veloci, ok? Quindi tendenzialmente non c'è la possibilità, o comunque non c'è sempre la possibilità di utilizzare le braccia in modo molto ampio. Vedete anche tutti questi dettagli, perché vi insisto sempre sul
andiamo a imparare tante tecniche diverse, che non saranno un limite, ma ti daranno la possibilità di interpretare te stesso o te stessa, perché poi arriverà il momento in cui tu sceglierai come essere su quella musica. Quindi se sarà una musica che ti darà più possibilità di allungamenti, se sarà una musica dove avrai degli atteggiamenti un pochino più, se vogliamo, anche scattanti o cose di questo tipo. Però è importante passare per tutti questi step. La rifacciamo tutta, ballando il basico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 1, 2 e 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ve la conto come se ballassimo sul tempo del 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2 e 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Cavalieri, tocca a noi. Ok. Sollevamento della maglietta. Entriamo bene nella parte. Tenuta dell'addominale. Spalle sulla linea della schiena. Tempo dell'1. 1, 2, 3, 5. Punti il piede destro. 6, 5, 6, 5, 6. Scarichi il peso e ci rimbalzi sopra. 5, 6, 5, 6, 6. Per favore, focalizzare la sensazione del rimbalzo, cioè focalizzare la sensazione del tocco e vengo via, appoggio tocco e vengo via, quasi come se mi scottassi per venire via. 5, 6, 6. Parto con la lezione del video numero 7, riguardare. 1, 2, perno e asse, 3, laterale, 5, 6, 7. Andiamo avanti, andiamo di nuovo a puntare sull'1, balliamo il passo più classico, più mambo. 1, 2, 3. Nota la posizione in diagonale. 5, chiudi. 6, ti porti in avanti, avvicini la destra e puoi fare 7 per ripartire sull'1, 2, 3. Oppure da questa posizione, anche per noi, nessuno ci impedisce di ballare con più bounce. Questi movimenti qua di allungamento vengono tanto utilizzati nella salsa cocola. Io sono molto amante di questi rimbalzi, però chiaramente possono piacere o no. Se vi piace sappiate che questo tipo di modalità, quindi la chiusura con l'allungamento, di solito viene seguito da un basico in piegamento. Quindi una volta che hai ballato l'allungamento, di solito c'è il piegamento che ti riporta al rimbalzo successivo. Ma anche qua, sezione dedicata, indovinate come la chiamerà Igor? Salsa cocola. Anche questa in lavorazione, stiamo creando tutti questi video per voi e troverete le varie sezioni. Torniamo a noi, cavalieri. Quello che ci dicevamo prima, la focalizzazione del decidere di creare consapevolezza. Senti da subito il tuo busto, entri nel basico. 1, 2, 3, 5, appoggi il 6, ti sposti e torni al 7 qua. 1, 2, 3, laterale. 5, 6, 7. 1, 2, 3, ball change.
5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sul dos. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, ma, bo, 5, 6, 7, e 2, 3, 5, 6, 7, ancora lento, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 6. Bene. Allora, vi ringrazio per aver partecipato anche a questa lezione, vi aspetto al prossimo video e ricordate, un conto è mi piacerebbe ballare in quel modo, un conto è ho deciso di ballare in quel modo e tu puoi ballare nel modo che deciderai. Ricordati, iscriviti, qui sotto, vedi? Iscriviti. Ciao!